Cari amici, oggi vi parlerò di una tempesta di neve che bloccò un treno da domenica 13 a giovedì 17 gennaio del 1952 nella Sierra Nevada. Venerdì 11 gennaio il treno di linea transcontinentale, il numero 101 City of San Francisco della Southern Pacific Railroad, partì da Chicago diretto a Oakland con 236 persone a bordo, 196 delle quali passeggeri, che avevano programmato di arrivare a destinazione poco prima delle 9 della domenica 13 gennaio. Il treno percorreva la distanza tra Windy City e il Golden Gate in meno di 40 ore, a velocità superiori a 100 miglia all'ora per 5 volte al mese. Come molti treni transcontinentali dell'epoca, si trattava di un servizio di lusso. Era composto da 3 potenti locomotive Alco PA 6019, 6914 e 6013, da 2250 cavalli l'una, e da 15 carrozze, comprensive di bar e ristorante, carrozza club car e cuccette. Il valore del treno era stimato in 3 milioni di dollari dell'epoca. Durante l'ultima tratta del viaggio, il City of San Francisco attraversava il territorio montuoso nei dintorni di Sacramento, sulla Sierra Nevada. Il Donner Pass, punto di valico della Sierra a 2130 metri, era noto per le sue condizioni climatiche estreme. La Southern Pacific Railroad, consapevole delle difficoltà del percorso, per poter operare la linea anche in inverno, si era dotata di spartineve, frangighiaccio e locomotive con turbine spazzaneve. Durante il gennaio 1952 le condizioni meteorologiche divennero estremamente critiche. Mentre tutte le altre ferrovie avevano sospeso le operazioni, la Southern Pacific aveva deciso di far proseguire almeno i servizi principali, facendo precedere ogni convoglio da un treno spazzaneve. Il 12 gennaio il City of San Francisco incontrò le prime difficoltà, rimanendo bloccato in una slavina a 16 km da Norden, al miglio 182, e dovette essere trainato a valle per poter passare sull'altro binario. Il macchinista e il motorista, durante l'attesa a Norden, con una fortunata intuizione, decisero di riempire la scorta d'acqua delle motrici, seppur non fosse strettamente necessario. Alle 11:30 del 13 gennaio il City of San Francisco riprese a procedere nella tempesta per superare il passo, transitando sul binario ovest. Circa 45 minuti dopo, a Yuba Gap, tra Crystal Lake ed Emigrant Gap, al chilometro 282,5, il convoglio colpì frontalmente un mucchio di neve. Il treno ancora riuscì a procedere in un tratto parzialmente riparato, facendosi strada con il cuneo frontale della locomotiva. Una volta uscito dal tratto protetto, però, il treno dovette procedere spingendo di forza i cumuli di neve. Il freddo, la neve e il vento, infine, fermarono il convoglio. I conduttori tentarono di usare l'unità di testa, la Alco PA 6019, per spingere indietro il treno, ma la neve aveva parzialmente coperto diverse carrozze, intrappolandole. Un dipendente della Southern Pacific percorse 800 metri aprendosi la strada nella neve per raggiungere un telefono di servizio sullo Yuba Pass. I primi soccorsi vennero inviati con treni turbina, affiancati da alcune vecchie Mallet numero 4882, vaporiere potenti e pesanti. Ma arrivati a una cinquantina di metri dalla coda del treno, i soccorritori dovettero procedere scavando con le pale, raggiungendo le luci di coda del treno bloccato. Liberata la coda del treno, i 2 veicoli di soccorso si accoppiarono al convoglio e cominciarono a tirare. La quantità di neve che bloccava il treno risultò eccessiva. Il veicolo turbina subì un guasto a una pompa e deragliò, scivolando sul ghiaccio. Una seconda coppia di locomotori di soccorso, comandate dal macchinista Raymond Holland, provò a lavorare alla testa del treno, invano. Alla sera del 13 gennaio la temperatura sul posto era di meno 5 gradi centigradi.
con folate di vento gelido a 160 km/h. La neve depositata intorno al treno raggiungeva i 5 metri di profondità. In alcuni punti gli ammassi erano profondi quasi 10 metri. Il 14 gennaio vennero inviate 2 squadre di soccorso, la prima con 35 uomini per spalare la neve e liberare il treno per quanto possibile, mentre purtroppo 2 dei locomotori spazzaneve furono travolti da una improvvisa valanga a soli 400 metri dal City of San Francisco. La seconda squadra provò a liberare il veicolo turbina deragliato, che si ribaltò, causando la morte del macchinista Raymond Holland. Nel pomeriggio di lunedì 14 gennaio, la Southern Pacific richiese l'aiuto al quartier generale della Sesta Armata di stanza a San Francisco per portare al treno scorte mediche, dottori, cibo, carburante e personale militare. A causa delle condizioni difficili delle rotaie e dei cumuli di neve fresca e morbida, lo spazzaneve e i cingolati non riuscirono ad avanzare. Un secondo gruppo di volontari, composto da sciatori esperti e organizzato dalla Southern Pacific, riuscì a raggiungere il City of San Francisco con una prima scorta di cibo e medicine indispensabili. Anche il treno di soccorso medico, su cui vennero caricati cani da slitta e generi di prima necessità, uscì dai binari per un accumulo di ghiaccio, e i medici proseguirono con cani e slitte affiancati da sciatori esperti. Il 15 gennaio alcuni passeggeri cominciarono ad avvertire malessere a causa dei fumi del generatore elettrico, usato per tenere le batterie delle carrozze cariche e funzionanti, che penetrarono negli scompartimenti. Il generatore fu fermato, le carrozze furono ventilate e si raffreddarono presto. Anche la carrozza ristorante aveva quasi finito le scorte di cibo e di carbone per le stufe. L'editorialista del San Francisco Chronicle, Art Hoppe, e il fotografo Ken McLaughlin, alla ricerca dell'esclusiva della loro carriera, affrontarono le condizioni meteorologiche proibitive. Dopo i tentativi falliti di raggiungere il treno con le racchette da neve e successivamente con un trattore, la coppia noleggiò gli sci e portò a termine un viaggio straziante di 2 ore e mezza, scivolando, inciampando e strisciando attorno a massi di neve ghiacciata e spazzaneve sepolti. I giornalisti videro il treno quasi totalmente coperto di neve e vi strisciarono all'interno per incontrare i passeggeri storditi e per immortalare immagini che valsero loro la prima pagina. Solo mercoledì 16 gennaio, a partire dalle 15:20, all'attenuarsi del maltempo, con l'aiuto degli spalatori, uno stretto passaggio venne aperto dal treno al bordo dell'autostrada, comprimendo la neve gelata così da poterla calpestare, e i passeggeri vennero scortati alla salvezza. Alle 21, dopo quasi 81 ore bloccati nella neve, i 196 passeggeri e i 40 membri dell'equipaggio salirono a bordo del treno di soccorso, che arrivò a Roseville alle 23:40 e proseguì il viaggio per Oakland, dove i passeggeri arrivarono alle 3:40 del mattino. Giovedì 17 gennaio, la Southern Pacific inviò 300 operai per recuperare il treno abbandonato. I lavori di recupero durarono fino al 19 gennaio. A causa di una nuova tempesta, la linea venne riaperta il 26 gennaio.